Ciao a tutti da Mirko, oggi vediamo la HGL-RC Zeus VTX analogica a 5.8 GHz. La potenza massima dichiarata è di 800 mW, ma sarà veramente così? Scopriamolo insieme, intanto se volete acquistarla trovate il link in descrizione. All'interno della confezione abbiamo la VTX, un cavo per i collegamenti, un'antenna lineare, una prolunga MMCX SMA ed un set di sticker. Abbiamo anche il manuale molto completo che ci illustra sia le caratteristiche tecniche sia come fare i collegamenti. Vediamo subito le specifiche della Zeus VTX. I canali sono 40 divisi nelle bande A, B, E, Fat Shark e Race Band. Possiamo regolare la potenza scegliendo tra 25, 100, 200, 400 e 800 mW. Possiamo alimentare la VTX con una tensione compresa tra 6 e 26 volt, quindi possiamo collegarla direttamente all'IPO fino a 6S. Possiamo fare tutte le regolazioni della VTX tramite telemetria Trump o direttamente dalla VTX con i tasti dedicati. La prima cosa che notiamo sono i fori di fissaggio, infatti abbiamo la possibilità di usarla sia su stack 20x20 che su stack 30x30. Nel caso decidessimo di usare la Zeus VTX su stack 20x20 possiamo rimuovere i fori 30x30. Come notiamo qui la scheda è tratteggiata per togliere facilmente questa parte del PCB. In questo lato della VTX abbiamo il connettore per l'antenna che è di tipo MMCX. La prolunga che ci viene data è da 10 cm. L'antenna invece è di tipo lineare ed è lunga 6 cm. Vi ricordo che è importantissimo non accendere mai la VTX senza antenna inserita, questo perché il calore che si genera senza antenna brucia la VTX rendendola inutilizzabile. In questo punto notiamo il microfono per registrare l'audio, in questo modo possiamo sentire il rumore dei motori sia in cuffia che nei DVR che registriamo. Questo è il connettore per collegare la VTX al flight controller, il modello è JST-SH 1 mm da 6 pin. Se preferite potete saldare direttamente tutti i cavi nella scheda perché sono presenti i pad anche sotto. Partendo dall'alto, come abbiamo visto dallo schema, abbiamo il positivo e la terra per alimentare la VTX, che possono essere collegati direttamente anche all'IPO 6 celle. Più sotto abbiamo il pad RX che è per la telemetria Trump, il filo andrà collegato su un TX di una UART libera del flight controller. I fili 5V e GND servono per alimentare un'eventuale videocamera FPV, il loro utilizzo è opzionale perché in alternativa potete alimentare la videocamera direttamente dal flight controller. L'ultimo cavo è quello segnale e va collegato nel V-out del flight controller. Questi due tasti funzione servono per cambiare manualmente banda, frequenza e potenza, tutte le regolazioni possono essere fatte anche dall'USD di Betaflight. Se avete un modello senza flight controller come ad esempio un'ala fissa potete regolare la VTX con i tasti, grazie a questa serie di LED diventa molto semplice capire su quale frequenza e potenza abbiamo impostato la VTX. Colleghiamo la scheda al flight controller e spostiamoci su Betaflight per vedere le configurazioni che ci sono da fare. Per iniziare andiamo in port e in periferiche scegliamo VTX IRC Trump. Io ho collegato il cavo telemetria nel TX3, quindi seleziono la riga della UART 3. Se avete Betaflight 4.1 superiore si rende necessario configurare le VTX table. Troviamo quella della Zeus VTX e di tante altre su questo sito internet, vi lascio il link in descrizione. Qui possiamo scegliere la versione TXT da caricare via CLI o JSON da caricare dalla pagina VTX. Io suggerisco di usare il metodo via CLI in quanto delle volte caricando i file JSON le impostazioni non vengono salvate. In ogni caso questo video vi spiega come installare la VTX table sia usando il TXT che il JSON, se non sapete come fare dategli un'occhiata. Scarichiamo il file appropriato alla nostra VTX e torniamo su Betaflight. Dopo aver caricato la table abbiamo finito, possiamo uscire da Betaflight. A questo punto è venuto il momento di verificare la potenza con l'RF Power Meter dell'Emerson RC. Per mantenere bassa la temperatura durante il test posiziono questa ventola vicino alla scheda. Tramite USD di Betaflight analizzo tutte le potenze a partire da 800 fino ad arrivare a 25 mW, prendendo il valore dopo circa un minuto di lavoro. Per comodità arrotondo il valore e velocizzo il video.
Prima di vedere i risultati volevo fare una precisazione, in quanto ho eseguito il test per 2 volte. La prima volta ho usato la prolunga che ci viene fornita in dotazione e i risultati sono stati deludenti. Per questo motivo ho voluto eseguire un secondo test con una prolunga più corta e dal filo leggermente più grosso. I risultati del secondo test non sono stati eccellenti, ma comunque sono stati buoni. Primo test, a 800 mW segna 490 mW. A 400 mW segna 290 mW. A 200 mW segna 140 mW. A 100 mW segna 80 mW. A 25 mW segna 20 mW. Secondo test, a 800 mW segna 660 mW. A 400 mW segna 370 mW. A 200 mW segna 180 mW. A 100 mW segna 105 mW. A 25 mW segna 25 mW. Ed eccoci arrivati alle considerazioni finali e sicuramente questa è una VTX con vari pro e contro. Partiamo dai pro. Innanzitutto mi è piaciuto molto il layout della scheda, poter scegliere 20x20 o 30x30, se saldare i fili usare il connettore e avere i LED che indicano chiaramente lo status è una cosa molto comoda. D'altro canto le potenze rilevate con la prolunga originale sono al di sotto delle aspettative. Le potenze aumentano molto usando una prolunga migliore, ma dovete mettere in conto di aggiungere qualcosa al costo totale della VTX, vedete voi se ne vale la pena. Questa era la mia recensione dell'HGLRC Zeus VTX, se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi e attivate la campanella. Per supportare il canale vi ricordo di acquistare sempre attraverso il link in descrizione o diventando miei patrons cliccando il link a fine video.